molto 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 facile, veloce e diretto. Vediamo se è troppo facile. È questa la curiosità che mi mette la Yaris. Non so nulla di quello che è stato detto di questa macchina, non so assolutamente niente di quello che gli altri hanno provato su quest'auto, e è il mio modo di fare, cerco di non farmi influenzare. Allora, primissimissima impressione, c'è un grande problema già da subito che non capisco. Lo specchietto retrovisore è gigantesco, ma il lunotto è minuscolo, quindi hai il problema di averlo troppo grande sul parabrezza, quindi ti copre 3/4 del parabrezza, non si vede nulla da quel lato lì, ma in realtà non serve neanche dietro perché il lunotto è minuscolo, quindi vedi tutto nero intorno a questo gigantesco, inutilmente gigantesco specchietto retrovisore. La pedaliera è molto bella, immediatamente facile trovare il movimento giusto per fare puntatacco, non che questo cambio ne abbia bisogno, cambio molto mascolino, questo già è un bene. Potenza sì, molta, ma non ti spezza il collo, e subito interessante la direzionalità, un bell'anteriore e comunica molto bene con questo passo molto lungo, perché nonostante le dimensioni molto contenute della macchina, che a vederla da fuori non è tanto diversa da una Yaris normale, il passo è in proporzione alle dimensioni totali della macchina, è molto lungo, è più lungo di un Porsche 992. Questo è l'unico dato che conosco davvero della macchina, perché me l'hanno detto. Allora, è tendenzialmente sottosterzante tra le due, anche in modalità con il 70% di trazione dietro e 30 davanti, è comunque un'auto sottosterzante tendenzialmente, non vuol dire che soffra di un sottosterzo cronico. Molto agile sullo stretto, molto. Certe volte rifiuta di innestare la seconda. Lo sterzo è apparentemente nell'immediato molto preciso, però in realtà non so se è per colpa delle gomme davanti o per altro, ma fa presto a perdere informazioni durante la percorrenza. Non è meravigliosa questa cosa. Sia chiaro, l'ho presa in mano da 6 minuti e già sto andando come se non ci fosse un domani. Questa è una cosa che chiaramente solo con una macchina iper efficace si può fare, quindi capisco perché l'abbiano fatta così, perché è ovvio che bisogna sempre preferire la sicurezza del cliente, però non andrei troppo a scapito del carattere della macchina. Ormai è vero che sono tutte così, ed è giusto da un lato. È anche vero che qui lamentarsi di quanto forte vada facilmente è un po' un peccato, perché non è un male. Siamo arrivati a un punto in cui per andare davvero forte ci si può affidare molto tranquillamente alla macchina. Sempre chiaro, le gomme a terra sono 4 e sono 4 fazzoletti. Arriva a fine contagiri in un attimo, ma non ti accorgi di essere così avanti i regimi. Cioè, questo è il limitatore. Sembra che avrei aspettato altri 2500 giri. Questo è un problema che si sente anche sulla Giulia quadrifoglio e su altre macchine turbo attuali. Hanno una curva di coppia che inganna un po' l'orecchio. Ti sembra di avere a disposizione ancora tanti giri, in realtà sei arrivato. È vero che è così, ma è anche vero che sei arrivato perché stai andando fortissimo, quindi ci sta. Hanno messo uno schermo gigantesco qui e capisco anche questo, perché oggi se non hai uno schermo gigante non sei nessuno. Io lo sradicherei del tutto e toglierei anche la metà di questo specchietto. La seduta, a vederla da fuori, sembrava molto molto alta, troppo. In realtà dai, standoci dentro non è insopportabile, non è come le 500 Abarth, non è come quel tipo di macchine lì. È una seduta un po' migliore, ma non di molto. Credo sia più alto il sedile della GR che della Yaris normale. Non so perché, non lo voglio neanche sapere.
sapere, perché c'è sicuramente una giustificazione ingegneristica per questo, ma non voglio saperla perché quello che mi interessa è più il risultato. E il risultato è che sono comunque seduto un po' in alto. Ora sono in configurazione sport, quindi 70 dietro, 30 davanti come distribuzione della trasmissione. Vorrei anche provare l'altra modalità che si chiama, se non sbaglio, track. La proviamo. Passa in track soltanto girando quel manettino. Vediamo come si comporta in track. La strada non è assolutamente da track, ma vediamo. Credo che cambino soltanto i comportamenti dell'asse anteriore e posteriore a livello di differenziali. Vediamo se è una cosa tanto apprezzabile o no. In track la seconda mi entra più facilmente, non so se probabilmente dipende da questo. Ora qui c'è un po' di sconnesso, mi sembra che sia stato fatto un buon lavoro sulle sospensioni, molto buono, soprattutto sullo sconnesso, cioè è una macchina che mi aspetto di poter portare su strade così. Sì, la seconda entra molto più facilmente con la distribuzione 50 e 50, è indubbiamente molto veloce e ti fa facilmente capire che sono passati 40 anni dalla mia Delta che sto guidando come macchina di tutti i giorni, quindi sono totalmente assuefatto e abituato al suo modo di andare, che vi devo dire raramente mi fa rimpiangere di non avere una moderna, anche perché io di moderna ho il doblò e mi basta e mi avanza. Allora, ora che le gomme si sono scaldate di più è un po' meglio, il cambio ha qualcosa che non va negli innesti della seconda, è come se mettessi la retromarcia, ma la retromarcia è su, quindi quell'innesto falso non so cosa sia, un po' di fastidio lo dà. Quando stai andando forte che vuoi non avere problemi di questo tipo, quello dà fastidio. Dominatrice di questa esperienza di guida è la coppia e il passo un po' lunghetto che le dà una direzionalità e un modo di percorrere che è non da utilitaria. Il peso relativamente contenuto l'aiuta, le sospensioni mi sembra un ottimo lavoro, un gran lavoro a livello di sospensioni, passa sopra qualsiasi cosa. Se questo è il track e su strada si comporta così, penso che le sospensioni non vengano modificate da questa modalità. Non so se preferisco sport o track, quindi più trazione dietro o più 50 e 50 come questa qui. Mi sembra forse che lei l'apprezzi di più. Credo che lei voglia essere guidata più in track, ovvero 50 e 50. Mi sembra più sviluppata quella modalità rispetto all'altra, come se fosse stato dato per scontato che chi la guida la preferisca così. È sempre un po' sottosterzante quando la forzi, è normale, diciamo che è naturale. È incredibile come passa sopra qualsiasi cosa, non le interessa nulla. Vai veramente forte su qualsiasi condizione del manto stradale, qualsiasi. 7000 limitatore, non sembrano 7000 giri e comunque non è un missile di motore, intendo. Poi il fatto che questa potenza la sfrutti praticamente tutta in curva, quello è il discorso che ci interessa di più. A livello di dragster non ne ha. E guarda che sterzo, che angolo di sterzo, cioè riesce a fare manovra come una macchina di tutti i giorni. Non ha un gran fiato, ha anche un bel carico volante, è corposo, non è troppo leggero, anche se da ferma sembrava, andando piano sembrava, in realtà ha una bella consistenza e un bel carico, tutte le coppie anche sui pedali, è una macchina ben sviluppata indubbiamente, ha tutto in regola, non c'è a livello di guida, di dinamica qualcosa di veramente tanto sbagliato, è tutta omogeneamente giusta. Quello che dà tanto fastidio è, come ho detto prima, la visibilità anteriore, posteriore mi interessa meno, ma comunque anche quella molto male, però è una piccola macchinina, è normale che sia così. Quello che mi importa di più è questo qua ci siamo. So che piace molto a persone di cui mi fido, però io sono abituato ad essere
paziente nel momento in cui devo guidare una macchina importante. E comunque la Yaris GR, che si voglia o no, è una macchina importante perché lancia un messaggio importante a cui io tengo molto più che a sapere come si guida. E il messaggio è: queste macchine interessano ancora molto. Quindi le case che si prendono la briga, come Toyota, di creare una macchina così, oggi nel 2021 vanno assolutamente lodate e aiutate, e è quello che nel mio piccolissimo voglio fare, dicendovi che trovo perfettamente giusto e coerente che oggi la Yaris GR abbia creato una pseudo bolla di acquisti, cioè tutti hanno voluto la Yaris GR quando è stata presentata. Perché? La domanda vera è: perché gli altri non lo fanno? Quella è la domanda. Tutti dovrebbero fare una macchina come la Yaris. Cioè, le auto sportive servono a divertirsi o no? Se mi fai una macchina che non mi fa divertire, non ha tanto senso. Questa qui è evidente che sia stata creata per divertire. La correlazione con le omologazioni e con le corse è ovviamente fondamentale, così nascono le cose interessanti. Quindi un po' dobbiamo essere noi ad accogliere bene queste iniziative quando vengono fuori, il motorsport in generale, a offrire questa occasione alle case, perché in realtà non è un obbligo, è un'occasione, così va visto dal mio punto di vista. Quindi lunga vita alla Yaris GR e a tutte le macchine come lei.